Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. In questo video vediamo come si utilizza la funzione indirizzo di Excel, uno strumento molto utile per creare riferimenti di cella in modo dinamico. Indirizzo permette di ottenere l'indirizzo di una cella partendo dal numero di riga e di colonna ed è perfetta quando lavori con formule avanzate e matrici. Come vedrai nei prossimi tutorial, capita spesso di non usarla da sola, ma combinata con altre funzioni, come ad esempio indiretto e scarto, per creare grafici dinamici oppure per rendere i fogli più flessibili e automatici. Sei pronto? Iniziamo! Quando vuoi creare un riferimento di cella in formato testo, puoi utilizzare la funzione indirizzo. La sintassi di questa funzione è molto semplice e prevede l'inserimento di 2 argomenti obbligatori e di altri 3 argomenti facoltativi. Gli argomenti obbligatori sono 2 numeri, il numero di riga e il numero di colonna di una qualsiasi cella della quale vogliamo ricostruire l'indirizzo. Ad esempio, costruiamo l'indirizzo della cella F5, che si trova in riga 5, colonna numero 6. Posizioniamoci in una cella ed inseriamo la funzione indirizzo. Come primo argomento inseriamo il numero di riga 5. Digitiamo punto e virgola e come secondo argomento il numero di colonna 6. Premendo invio riusciamo a ricostruire il riferimento assoluto della cella F5. I primi 2 parametri dunque ci permettono di variare il numero di riga e il numero di colonna. Rendiamo ora questi parametri dinamici selezionando le 2 celle gialle che possiamo far variare utilizzando i pulsanti di selezione. In questo modo potremo decidere il numero di riga e anche quello di colonna. Il terzo parametro della funzione, il parametro as, può assumere un valore che varia fra 1 e 4. Al posto di inserirlo manualmente, digitiamo punto e virgola e selezioniamo la terza cella gialla. Premendo invio e utilizzando i pulsanti di selezione, possiamo notare che 1 corrisponde a un riferimento assoluto, 2 corrisponde a un riferimento misto di primo tipo, cioè colonna variabile e riga fissa. 3 corrisponde a un riferimento misto del secondo tipo, cioè colonna fissa e riga variabile, e 4 corrisponde a un riferimento relativo. Impostiamo nuovamente un riferimento assoluto e analizziamo l'utilizzo del quarto parametro. Il valore predefinito di quest'ultimo è 1 e corrisponde al riferimento convenzionale in cui si usa una lettera per la colonna ed un numero per la riga. Impostando invece il quarto parametro a 0, e io lo faccio selezionando questa cella, premendo invio ed utilizzando il pulsante di selezione, ottengo un riferimento in notazione RC, prima la riga e poi la colonna. Il riferimento assoluto viene scritto in questo modo. I riferimenti misti hanno la parte variabile racchiusa fra parentesi quadre e dunque questo riferimento ha la riga fissa, come se avesse il dollaro, e la colonna variabile senza dollaro. Questo riferimento ha la riga variabile e la colonna fissa, e questo è un riferimento relativo, cioè senza il dollaro. Torniamo alla notazione convenzionale e fissiamo nuovamente il terzo parametro a 1 in modo da avere un riferimento assoluto. A volte dobbiamo anche ricostruire il riferimento a una cella che si trova in un altro foglio di lavoro. In questa situazione interviene il quinto parametro, che è il nome digitato fra virgolette, poiché si tratta di un testo, del foglio di lavoro in cui si trova la cella che ci interessa. Al posto di scrivere il nome fra virgolette, mediante una convalida dati ho dato la possibilità di selezionare manualmente il nome di un foglio qualsiasi della cartella di lavoro, ad esempio il foglio nidificazione. A questo punto, tornando all'interno della nostra funzione, digitando punto e virgola e selezionando questa cella, possiamo ricostruire in formato testo l'indirizzo della cella D7 che si trova nel foglio nidificazione. Come già sappiamo, il nome del foglio e l'indirizzo di cella sono separati da un punto esclamativo. Vediamo ora alcune applicazioni pratiche di questa funzione. Come puoi notare, la cella azzurra contiene il proprio indirizzo di cella. Questo indirizzo è stato digitato manualmente e dunque è un indirizzo statico, non varia quando la cella viene spostata.
Anche se l'indirizzo attuale di cella è di 6, compare sempre l'indirizzo B4. Vorremmo che tale indirizzo si adattasse alla nuova posizione. Per ottenere questo risultato inseriamo la funzione indirizzo e come primo argomento, al posto del numero di riga, utilizziamo la funzione rifriga senza argomenti, cioè chiudiamo subito la parentesi. Digitiamo punto e virgola e come secondo argomento utilizziamo la funzione rif_colonna, sempre senza argomenti. Chiudiamo la parentesi della funzione rif_colonna, la parentesi della funzione indirizzo e premiamo invio. In questo modo riusciamo ad ottenere un riferimento dinamico che si adatta alla nuova posizione. Modificando il terzo parametro potremmo ottenere dei riferimenti misti oppure un riferimento relativo, mentre copiando questa funzione all'interno della barra della formula, CTRL+C, ESC, ed incollandola all'interno della barra della formula in questa cella rosa, CTRL+V, possiamo posizionarci qui prima dell'ultima parentesi, digitare 2 volte punto e virgola per passare al quarto argomento e digitare 0, in modo da ottenere, premendo invio, un riferimento di tipo RC che si modifica quando andiamo a spostare la cella. Nel prossimo esempio vediamo come si può utilizzare la funzione indirizzo al fine di ottenere testi dinamici. In questa cella azzurra ho inserito la formula per il calcolo del totale dei valori contenuti nelle celle rosa. Successivamente ho creato un testo dinamico. Osserva questo riferimento all'interno di questa stringa di testo. Quando la cella di colore azzurro viene spostata, il riferimento cambia e si adatta alla nuova posizione. Ti mostro ora la formula che ho utilizzato per ottenere questo risultato. All'interno della cella A2, mediante l'operatore ampersand, ho concatenato una stringa di testo statica alla funzione indirizzo. All'interno di quest'ultima ho utilizzato le funzioni rif_riga e rif_colonna, entrambe con argomento E7, e cioè il riferimento alla cella azzurra, in modo da ottenere in maniera dinamica i numeri di riga e di colonna di questa cella azzurra. Ora, spostando la cella, riesco ad ottenere un testo dinamico. Vediamo ora come si può ottenere il riferimento dinamico ad un intervallo. Solitamente la funzione indirizzo viene utilizzata per restituire l'indirizzo di una singola cella. Operando opportunamente mediante l'operatore di concatenazione ampersand, si può ottenere anche il riferimento ad un intervallo di celle. In questo esempio 30 bambini sono stati suddivisi in 3 squadre e in questa zona sono visualizzati 3 elenchi. Ad esempio, l'elenco dei leoni si trova nell'intervallo che va dalla cella A3 alla cella A12. I 3 intervalli che vedi qui in basso sono dinamici. Spostando questi 3 elenchi, gli intervalli cambiano automaticamente e la stessa cosa accade anche se spostiamo un singolo elenco, ad esempio quello delle tigri. Come possiamo ottenere questo risultato? Semplicissimo. Mediante l'operatore ampersand possiamo concatenare una prima funzione indirizzo in cui mediante le funzioni rif_riga e rif_colonna otteniamo l'indirizzo di questa prima cella e una seconda funzione indirizzo in cui individuiamo il riferimento dell'ultima cella dell'elenco. Ovviamente, fra i 2 indirizzi di cella devono comparire i 2 punti e dunque, tra i 2 riferimenti ottenuti dobbiamo inserire i 2 punti e lo facciamo sempre mediante l'operatore ampersand. In definitiva, una prima funzione indirizzo, ampersand, 2 punti, fra virgolette, poiché si tratta di testo, un altro operatore ampersand e una seconda funzione indirizzo. Successivamente possiamo svolgere la stessa operazione per la squadra delle tigri e per la squadra delle pantere e in questo modo la posizione dell'elenco di ogni squadra all'interno del foglio di lavoro sarà immediatamente individuata. Prima di concludere, voglio farti notare che se in questo momento la funzione indirizzo possa sembrarti un po' inutile, la cosa è perfettamente normale. Indirizzo da sola è come una chiave senza serratura. Sembra inutile finché non scopri cosa può aprire e le porte che apre sono quelle dei riferimenti dinamici, delle formule intelligenti e dei grafici che si aggiornano da soli. Nei prossimi tutorial entreranno in scena indiretto e scarto ed è in quel momento che indirizzo smette di essere un semplice testo e diventa un'arma potentissima. Indirizzo è il mattone, indiretto e scarto sono il cemento armato.
Separati sembrano poco interessanti, insieme invece trasformano Excel in uno strumento flessibile, elegante e sorprendentemente potente e, te lo garantisco, ci sarà da divertirsi. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!